Hai la sensazione di mangiare poco, eppure l'ago della bilancia non scende. Succede a tantissime persone dopo i 50 anni. Si dà quasi sempre la colpa all'età. Ma la verità è un'altra. In realtà il metabolismo è frenato da 5 abitudini mattutine che fai senza nemmeno accorgertene. Oggi ti mostro quali sono queste abitudini invisibili che ti rubano energia, rallentano la digestione e bloccano il dimagrimento, e soprattutto come correggerle per riattivare il tuo motore interno già da domani mattina. Fai molta attenzione al numero 3. È un'abitudine che il 90% delle persone fa senza nemmeno accorgersene. E occhio anche al numero 5. Un errore comunissimo che può bloccare i risultati della tua dieta, anche se mangi sano per tutto il resto della giornata. Partiamo subito dal primo. Il primo errore è così semplice che sembra banale, ma l'impatto sul metabolismo è enorme, ed è quello di iniziare la giornata a secco. Pensa un attimo a cosa succede mentre dormi. Per 7 o 8 ore non bevi, ma continui a respirare e a sudare. Ti svegli quindi biologicamente disidratato. E qui nasce il problema. Quando il corpo è disidratato, rallenta tutte le funzioni cellulari per risparmiare energia e il metabolismo va in modalità economia. E se la prima cosa che metti nello stomaco è cibo solido o un caffè, è come chiedere a una macchina di Formula 1 di correre in pista senza avere l'olio nel motore. Il risultato? Il meccanismo si blocca. La soluzione è semplice. Prima di fare qualsiasi altra cosa, bevi un bicchiere d'acqua tiepida o a temperatura ambiente. È come premere il tasto on del metabolismo e preparare lo stomaco a lavorare nel modo giusto. E adesso passiamo al secondo errore della mattinata. Quello in cui pensi di fare la cosa giusta per la linea, ma in realtà ottieni l'esatto opposto. Il secondo errore è la colazione sbagliata. Molte persone, dopo i 50, fanno una colazione basata solo su zuccheri veloci, cornetto, biscotti, fette biscottate con marmellata, oppure mangiano pochissimo, pensando di risparmiare calorie. Ecco cosa succede quando fai così. Gli zuccheri creano un picco di insulina. Per mezz'ora ti senti carico e poi crolli. La glicemia precipita, il cervello va in allarme e il metabolismo rallenta per conservare energia. È per questo che verso le 11 arriva quella fame incontrollabile. Così, senza volerlo, insegni al corpo ad accumulare grasso addominale invece che bruciarlo. E a proposito, sono curioso. Scrivimelo qui sotto nei commenti. Tu sei del team colazione dolce o colazione salata? Fammi sapere cosa mangi di solito al mattino. Tornando a noi, la soluzione è semplice. Non devi rinunciare al gusto, devi solo cambiare la chimica. Aggiungi una quota proteica o di grassi sani, uno yogurt greco, un uovo, oppure anche solo qualche noce insieme alla frutta. Le proteine mantengono la glicemia stabile e dicono al metabolismo: c'è carburante buono, puoi bruciare energia. E ora attenzione al terzo errore. È una trappola invisibile che il 90% delle persone commette appena mette i piedi giù dal letto, senza sapere che può aumentare il gonfiore e rallentare il metabolismo. La terza trappola è questa: partire a 100 all'ora appena apri gli occhi. Suona la sveglia e subito guardi le notifiche, pensi ai problemi, alla lista delle cose da fare. In meno di 3 minuti il cervello è già in stato di allerta. E sai cosa succede nel sangue? Il corpo rilascia un picco immediato di cortisolo, l'ormone dello stress. E dopo i 50, il cortisolo è il nemico numero 1 del metabolismo. Perché? Perché dice al corpo: c'è un pericolo, non bruciare energia. Tienila da parte. E indovina dove la immagazzina? Proprio sulla pancia. Lo stress mattutino è una calamita per il grasso addominale. La soluzione? Non ti chiedo di meditare un'ora in Tibet. Ti chiedo solo una micropausa. Appena sveglio, prima del telefono, fai 10 respiri profondi. Oppure siediti un attimo sul bordo del letto in silenzio. È poco, ma basta per abbassare il cortisolo e riattivare la capacità di bruciare grassi per il resto della giornata. E ora il prossimo errore. Quello che lascia i muscoli addormentati e incapaci di bruciare calorie per ore.
L'errore numero 4 è la sedentarietà totale nei primi 60 minuti del mattino. Molti di noi fanno sempre lo stesso percorso: letto, sedia della cucina, sedile dell'auto o direttamente divano. In pratica, il corpo non si sveglia mai davvero. Dopo i 50 anni questo è un problema serio, perché la nostra termogenesi, cioè la capacità naturale di produrre calore bruciando calorie, è già più lenta. Se non dai una piccola scossa ai muscoli appena sveglio, restano in modalità sonno. Non chiedono zuccheri al sangue e quegli zuccheri vengono facilmente trasformati in grasso. La soluzione? Bastano 3 minuti di movimento prima di iniziare la giornata. Un po' di stretching dolce, una marcia sul posto mentre aspetti il caffè o 10 flessioni se te la senti. Questo piccolo segnale dice al metabolismo: «Ehi, oggi ci muoviamo, comincia a bruciare le riserve». E a proposito di caffè, eccoci arrivati all'errore numero 5. So che questo punto farà discutere, perché tocca un'abitudine sacra per noi italiani. Ma se soffri di acidità, pancia gonfia o cali di energia improvvisi, devi assolutamente ascoltare cosa sto per dirti. L'errore numero 5 è bere il caffè a stomaco completamente vuoto. Attenzione, non ti sto dicendo di rinunciare al caffè, non lo farei mai. Il caffè è ricco di antiossidanti e fa bene al cervello. Il problema è prenderlo come prima cosa assoluta appena svegli. A digiuno, il caffè è una vera frustata ormonale. La caffeina provoca un picco immediato e violento di cortisolo. E come hai visto prima, dopo i 50 il cortisolo è il nemico numero 1 del metabolismo. Dice al corpo di accumulare grasso sulla pancia invece che bruciarlo. C'è di più. La mucosa dello stomaco diventa più delicata. L'acidità del caffè a digiuno può infiammarla, causando gonfiore e cattiva digestione per ore. La soluzione intelligente? Cambia solo l'ordine delle cose. Prima l'acqua, poi mangia qualcosa, 2 o 3 noci o un po' di yogurt greco. E solo alla fine, goditi il tuo sacro caffè. Così rallenti l'assorbimento della caffeina, eviti il picco di stress e proteggi lo stomaco. Stesso piacere, metabolismo salvo. E se conosci qualcuno, un amico o un familiare, che si lamenta sempre della pancia gonfia ma fa colazione solo con un caffè, inviagli questo video. Potrebbe essergli davvero utile. E ora, per te che sei arrivato fin qui, voglio darti una dritta bonus velocissima, ma con un impatto enorme sulla tua giornata. Se vuoi davvero dare una marcia in più al metabolismo, prova a prendere un po' di luce naturale per 2 minuti appena ti alzi. Apri la finestra, vai sul balcone o in giardino. La luce del mattino, anche se è nuvoloso, entra negli occhi e segnala al cervello che la giornata è iniziata. Regola il tuo orologio biologico, migliora l'umore e ti dà più energia. È gratis e funziona davvero. E adesso, ecco il piano d'azione in 5 punti. 1. Acqua prima di tutto. 2. Proteine a colazione, non solo zuccheri. 3. Niente stress appena sveglio. 4. 3 minuti di movimento. 5. Il caffè? Solo alla fine. E sai qual è il modo migliore per non sbagliare? Non cercare di ricordare tutto adesso. Salva questo video o mandalo a te stesso su WhatsApp e riascoltalo domani mattina appena sveglio. Mettilo in sottofondo mentre ti prepari. Sarà come avere un piccolo coach che ti guida passo dopo passo nella tua nuova routine. Ricorda che questi sono consigli di benessere generale. Se hai gastriti severe, diabete o patologie specifiche, parla sempre prima con il tuo medico. Se questo video ti ha aiutato, lasciami un mi piace e iscriviti al canale Sane Abitudini Quotidiane. È un piccolo gesto per te, ma per me fa davvero una grande differenza. E mi aiuta a creare sempre più contenuti utili per chi ha superato i 50, i 60 e i 70 anni. E adesso, se vuoi scoprire cosa succede davvero al tuo corpo dopo i 50 quando aggiungi una semplice manciata di noci ogni giorno, clicca sul video che vedi qui sullo schermo. Ti spiego perché, secondo la scienza, questo frutto è uno dei cibi più potenti per metabolismo, energia e pancia piatta. Ci vediamo lì.